Buonasera e ben ritrovati. Chi di voi mastica un pochino di latino avrà sicuramente intuito dal titolo del contenuto qual è l'argomento della serata e magari dirà: ancora streghe? Ebbene sì, perché tra le tante ramificazioni in cui si sviluppa l'argomento del paranormale, quello delle streghe e della caccia alle streghe è l'argomento che ha le radici ben piantate nella realtà, una realtà fatta di ignoranza e di superstizioni, ma realtà. Quindi chiudete gli occhi e risvegliatevi con me nella storia di Triora. Triora. Triora è un borgo medievale arroccato a 800 metri sul livello del mare sulle montagne della Riviera Ligure di Ponente, nella provincia di Imperia, nella Valle Argentina. Triora deve il suo nome ad una espressione latina, tria ora, che vuol dire tre bocche, e fa riferimento ai tre prodotti principali che un tempo erano considerati il fondamento della alimentazione, del sostentamento e dell'economia del posto, cioè il grano, la vite e le castagne. Ma la caratteristica principale di Triora è un'altra, la sua posizione, una posizione da considerare strategica. Nonostante Triora sia sempre stata abitata da pochissime persone, attualmente gli abitanti sono poco più di 200, su un territorio per contro molto vasto e che comprende molte frazioni. All'epoca, quella di cui stiamo parlando, quella del periodo medievale, questa posizione, queste caratteristiche erano invidiabili. Triora, con le sue 5 fortezze, con le sue alte case torri, con una cinta muraria veramente impenetrabile, era il desiderio della Repubblica di Genova, perché era militarmente e politicamente un posto strategico, tanto che nel 1261 assieme ad altri castelli della Riviera di Ponente viene annessa alla Repubblica stessa. Inizia per Triora, nonostante tutto, nonostante la sottomissione alla Repubblica Marinara di Genova, un periodo fiorente, un periodo di benessere, grazie anche alle numerose concessioni che il potere centrale elargiva. E un periodo che è durato tantissimo, addirittura quasi 3 secoli, fino ad arrivare al 1500, la fine del 1500, dove tutto inizia ad andare a catafascio. A causa di un grave periodo di carestia, Triora vive un periodo di preoccupazione, inizia a subentrare nella gente una preoccupazione, anche perché serpeggia il sospetto che le derrate alimentari vengano rinchiuse nei granai dei proprietari terrieri, che per qualche motivo che oggi diremmo politico e che alla maggior parte della gente veniva tenuto nascosto, per qualche motivo che non viene dichiarato. La preoccupazione diventa malcontento in una popolazione che è prevalentemente povera, prevalentemente contadina, ahimè ignorante e superstiziosa. Cosa succede? Che si insinua un altro sospetto, come
stava succedendo ormai in tutta Europa in situazioni del genere, e cioè che la carestia e quindi la mancanza di cibo, la moria del bestiame e le morti magari di persone fossero dovute ad una credenza superstiziosa, ad una fattura. Occorreva quindi cercare gli artefici di questa fattura. Il capro espiatorio viene trovato in alcune ragazze, alcune donne che, ritenute di dubbia moralità, si radunavano la sera alla Cabotina, che era il quartiere malfamato di Triora. Ragazze e donne che si diceva avessero i contatti col maligno, coi demoni, e che si dilettassero in sortilegi, in malefici. Queste persone vengono additate e vengono arrestate. Allora, occorre fare una piccola premessa e aprire una piccola parentesi. Da sempre l'uomo e la natura vivono in stretto contatto. Una natura che ci circonda da sempre e che è per noi fonte di vita, ma anche fonte di pericoli e di morte. All'epoca medievale, dove la superstizione e la religione andavano di pari passo, l'ambiente circostante veniva istintivamente popolato di divinità, di spiriti che facevano il bello e il cattivo tempo. Con queste divinità occorreva averci a che fare e occorrevano quindi degli intermediari che dovevano in qualche modo ingraziarsele per il bene della comunità. Queste persone venivano individuate nelle donne, ma semplicemente perché la donna da sempre nella famiglia è quella che si preoccupa e che si occupa degli eventi più importanti, come le nascite, la cura delle malattie, i momenti della morte, per cui sono loro quelle che un tempo avevano, i segreti dello stare bene, che era conoscere la proprietà delle erbe, le loro caratteristiche, per poter farne tisane, unguenti, quei medicinali che potevano alleviare i problemi fisici o quant'altro. Le donne sono state le prime ad essere, colpite, e in un mondo dove la superstizione la faceva da padrone era facile evocare il fantasma della stregoneria. Cosa succede? Succede che il podestà di Triora, all'epoca Stefano Carrega, procede agli arresti di queste persone e richiede l'intervento del doge e del doge di Genova e del vescovo di Albenga per l'invio degli inquisitori per poter iniziare il processo. Viene mandato il vicario inquisitoriale e il vicario del vescovo, Girolamo dal Pozzo, entrambi fortemente convinti dell'esistenza della stregoneria e dei sabba. Vengono raccolte una marea di testimonianze secondo le quali e secondo la popolazione erano quelle le donne che avevano causato la carestia, le morti dei bestiami, le morti di donne gravide, le morti di bambini. E queste testimonianze vengono considerate prove, per cui Girolamo dal Pozzo inizia a distruire il processo, sequestra alcuni immobili da dedicare a prigioni, a camere di interrogatorio e a tribunale. Furono messe sotto inchiesta all'inizio 40 donne e un uomo che confessarono di essere gli artefici dei malefici. Confessarono, ma come? Sotto tortura, e ne abbiamo parlato lungamente nel video che abbiamo dedicato appositamente all'argomento streghe, che vi metteremo il link in descrizione.
Sotto tortura queste persone, queste donne, prevalentemente, c'era solamente un uomo, confessarono, ma come abbiamo detto sotto metodi crudeli, inumani. Una donna, Isotta Stella, di 60 anni, morì perché non sopportò il peso e l'atrocità del dolore e della violenza che le furono perpetrate. Una ragazza riuscì a scappare, ma precipitò e morì cadendo da una finestra. Le confessioni, tra virgolette, si dilungarono e da queste confessioni arrivarono altre accuse. Da 40 donne la lista divenne lunghissima, si superò quasi i 200 nominativi, fino ad arrivare al 1588. All'inizio del 1588 la situazione aveva raggiunto un livello talmente grave che il consiglio degli anziani di Triora decide di rivolgersi direttamente al Doge di Genova per chiedere la chiusura del processo, perché non si poteva andare avanti così. Richiese la revoca di Girolamo dal Pozzo e l'intervento diretto dell'inquisitore. Ma da qui si susseguì una catena di situazioni che hanno del paradossale, perché chiunque veniva per rimediare provocava un danno peggiore. E non se ne venne fuori, perché da un'accusa ne saltò fuori un'altra, da una donna arrestata se ne arrestavano altre 5 o 6, per cui alla fine il numero continuava a crescere. Chiunque venisse causava ancora più danno, fino a che l'Inquisizione di Genova decise finalmente di rivendicare la sua competenza diretta. Sì, aveva mandato chi di dovere, ma ora doveva intervenire, tra virgolette, di persona. Le prigioniere vennero trasferite presso le prigioni governative di Genova e tutta la documentazione fu spostata a sua volta. Alla fine del 1588, alla fine dell'estate, tutto il pacchetto di documenti venne trasferito a Roma all'esame della Congregazione del Sant'Uffizio, e il segretario del Sant'Uffizio, Giulio Antonio Santoro, dopo aver letto tutti i verbali, dichiarò e accusò i giudici che avevano fino a quel momento portato avanti questi processi, li accusò di inumanità e di crudeltà. Era ora. Da quel momento in poi le cose migliorarono in un certo senso e cambiarono. I processi in atto vennero portati a termine, ma in maniera nettamente diversa. Le prigioniere a Genova ritrattarono tutte le loro confessioni, che precedentemente erano state estorte con la violenza e con la tortura. Molte di loro vennero rilasciate, alcune invece furono condannate all'atto di abiura. E qui veniamo al titolo del contenuto. Che cos'è un atto di abiura? Dal latino ab iurare vuol dire rinnegare un giuramento. L'atto di abiura non è altro che una dichiarazione sottoscritta con cui una persona o più persone, e questo in varie epoche storiche, dichiara di rinnegare l'appartenenza ad una precedente ideologia o religione a cui aveva aderito. Il più delle volte questa dichiarazione non è volontaria. Nessuno di sua spontanea volontà rinnega la propria ideologia, a meno di casi eccezionali. Il più delle volte questa dichiarazione viene, suggerita. Nella maggior parte dei casi viene proprio estorta.
Oltre ai casi di abiura tipici del periodo della caccia alle streghe, famoso e famosissimo è l'atto di abiura che è stato richiesto da Galileo Galilei dinanzi alla Santa Inquisizione nel 1633. Veniamo a quello che è Triora oggi. Nel 2022, a 94 anni, la signora Antonietta Chetta, che è stata dichiarata l'ultima strega di Triora, è stata premiata con la cittadinanza onoraria. Lei che da sempre è stata considerata la signora delle erbe. Ha ricevuto questo premio col sorriso sulle labbra e ironicamente ha detto: fossimo stati in un'altra epoca sarei stata bruciata al rogo, perché sarebbe stata considerata una strega. Attualmente, adesso, mentre registro questo video, sinceramente io mi auguro che la signora Chetta sia ancora, ecco, in vita. So che qualcuno l'ha conosciuta, qualcuno l'ha anche intervistata e su YouTube girano video con la sua intervista. Ecco, mi auguro che la signora Chetta stia ancora in buona salute e che le sue erbe la stiano aiutando. Lei è l'ultima strega di Triora. Alla fine di questo contenuto vorrei, se mi permettete, e se siete ancora lì, magari siete con la bolla al naso, vorrei suggerirvi una piccola lettura. Non riguarda Triora, purtroppo, ma riguarda le streghe. Ecco, io non so se si vede il titolo di questo libro. Si chiama La Chimera ed è di Sebastiano Vassalli. Se volete introdurvi all'argomento streghe in maniera, passatemi il termine, leggera, non è leggero questo libro, ma è un bel modo per introdursi all'argomento, ve lo consiglio vivamente, perché è la vera storia di una ragazza accusata di essere una strega. È bellissimo, è ambientato in Piemonte, nella Bassa Novarese, ve lo consiglio, è veramente veramente bello. Niente, per quei pochi che sono rimasti svegli con me, se siete rimasti contenti del contenuto, lasciate un commento al di sotto. Iscrivetevi se non vi siete ancora iscritti, fate pubblicità, parlate bene di noi, parlate male, come volete, e ci vediamo alla prossima. Ciao!